Una cosa che sorprende è che non ci sia mai una biografia definitiva, ma una ragione c'è, ed è che ogni tempo ha delle domande diverse. Il nostro tempo ha delle domande proprie che non trovano risposta nelle biografie del passato. Tenete presente che questo volume l'ho cominciato 50 anni fa, potremmo dire, nel senso che quando ho cominciato gli studi vincenziani mi sono interrogato, ho cercato nelle fonti, ma poi ho cercato anche nella vita del passato e nella vita del presente, nella vita come ci viene trasmessa dalla storia e nella vita che si soffre oggi. E tutto questo mi ha aiutato a capire meglio San Vincenzo. Ci sono tantissime biografie. Potremmo dire che ogni anno in Francia viene pubblicata una biografia di San Vincenzo e ogni biografia ha un suo stile, ha un suo pubblico. Io ho cercato di rispondere a un bisogno di una conoscenza sia da parte degli storici come da parte della gente. Ecco, ho cercato di unire la profondità storica e di unire anche il bisogno spirituale, perché San Vincenzo non è un personaggio del passato, non è un santo chiuso in una nicchia, è un santo che ci parla oggi, è un santo che ci interpella oggi. E credo anche che le biografie semplici siano importanti, perché ogni biografia cerca di rispondere a dei bisogni della gente. Per esempio in questa biografia io ho tenuto conto, forse più di altri, ho tenuto conto della cornice, cioè San Vincenzo non l'ho esaminato solamente in quello che ha fatto o in quello che ha detto, ma in quello che la società esigeva, come risposta ai bisogni della gente. E questo era necessario cercare di parlare del contesto, del quadro, della società, della vita della gente, di come viveva, di come reagiva, tenendo presente però anche la situazione di oggi. Uno storico non è un uomo del passato, uno storico è un uomo del presente, è un uomo che ha nella propria carne, nella propria vita, le ferite dell'oggi dell'uomo. Io ho sentito il bisogno di farlo perché avevo cambiato anche modo di sentire San Vincenzo e di capire San Vincenzo. Qui c'è un po' l'evoluzione mia, anche del mio modo di essere cristiano, e questo è inevitabile. San Vincenzo oggi lo vede in maniera molto diversa da San Vincenzo del passato, perché io sono cambiato. La prima cosa che è cambiata è il mondo. Siamo in un mondo profondamente diverso rispetto a 50 anni fa, o 60, anche di più. Perché? E questo ha cambiato anche noi.
è cambiata la Chiesa. Tenete presente che oggi abbiamo un Papa argentino, gesuita, che si chiama Francesco e che parla come San Vincenzo. Cosa che 50 anni fa non era successo. 50 anni fa la Chiesa era diversa, diverse erano le sfide. Oggi le sfide sono completamente cambiate e quindi ci si accorgono che San Vincenzo oggi è più attuale del passato. 50 anni fa sentivi il bisogno di parlare, di attualizzare San Vincenzo. Oggi è più facile attualizzarlo, perché i problemi di San Vincenzo, quello della gente che si mette in una barca e cerca di attraversare il mare, quelli della gente che cerca giustizia, quelli della gente, no, che emigra lontano, i problemi delle guerre, il problema delle guerre di religione, il problema dell'ecumenismo, sono profondamente diverse e oggi forse siamo in grado di capirlo di più alla luce di San Vincenzo. Quello che ho tentato di fare io non è stato quello tanto di cercare di cambiare una data o di cambiare il nome di un personaggio, di un luogo, non è quello. Ho cercato di inquadrare diversamente il santo rispetto ai miei predecessori. Allora, molto è il sottotitolo, allora è Vincenzo De Paoli, Vita, Carisma e Carità. Ecco, innanzitutto abbiamo cercato di introdurre il tema del carisma, che generalmente non era toccato da altre biografie, perché il carisma è un dono dall'alto, quindi bisogna trovare il San Vincenzo mistico, ma non trovarlo nelle frasi affettuose, ma trovarlo nella vita, la mistica di un San Vincenzo che si occupa della gente durante la guerra, di assistere alle province, un mistico in un'azione di carità, in un'azione nei contatti con un governo, con il re, mentre suonano le trombe e rullano i tamburi. A San Lazzaro, difatti, c'era questa grande botte di sale, no? Che si riempiva e si svuotava continuamente per portare il sale alle province devastate. San Vincenzo che manda le suore alla guerra, alle dune, perché c'è la famosa battaglia delle dune, no? In cui le nostre suore furono presenti 2 secoli prima della Croce Rossa. Ecco, tutto questo, no? Mi ha toccato, e ho cercato di trasmetterlo. Questo viene da un carisma, viene dallo Spirito, non è una sua scelta, non è che lui sia stato più illuminato, no, è perché in lui ha agito lo Spirito. È stato un luogo che ha accolto lo Spirito Santo e lo Spirito è vita, lo Spirito è libertà, lo Spirito è azione, lo Spirito è carità. Non è vero che oggi le vocazioni vincenziane siano diminuite, ma sono semplicemente diverse. La novità è che tutta la Chiesa si è fatta missionaria e allora, essendosi fatta tutta la Chiesa missionaria, essendosi fatta tutta la Chiesa carità, non è più una carità specializzata, la carità dei missionari, la carità delle suore, la carità delle conferenze, ma tutto questo è stato come un vaso che si è rotto e l'unguento, come quello della Maddalena, si è disperso in tutto il mondo. E in questo libro ho cercato di riunire tutti questi aspetti. È un po' la mia esperienza della presentazione di San Vincenzo della vita, della presentazione della sua spiritualità, della presentazione della missione, della presentazione di tutte anche le fasi legislative.
ecco, della presentazione del modo di vivere la comunità, della presentazione della gioia missionaria, della presentazione di tutto questo, no? Ho cercato, non so se ci sono riuscito, di metterlo in questo volume. Allora inviterei i giovani non solo a leggere i libri, ma poi ognuno dovrebbe fare un suo libro di San Vincenzo, cioè riassumere tutto quello che ha percepito, quello che ha sofferto, quello che ha scoperto in una sua vita di San Vincenzo, perché ognuno nella sua vita non è semplicemente un imitatore di San Vincenzo, ma deve essere un San Vincenzo in azione oggi. Ma io credo che oggi direbbe una frase che lui ha detto tante volte: non mi basta amare Dio se il mio prossimo non lo ama.